Dicono anche che lei aveva una moglie, diciamo, indigena molto bella, che era la più bella di tutte quelle che avevano gli ufficiali d'allora. Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni, scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa, Il razzismo è prima di tutto un'idea che si basa sul concetto che non siamo tutti uguali fra di noi, ci sia una sorta di gerarchia naturale. Quest'idea sotto diverse forme è sempre esistita, già tra le famiglie regnanti considerate nobili e invece le famiglie dei popolani considerati sudditi, tra l'uomo considerato padre e padrone e la donna considerata invece serva naturale dell'uomo. Il razzismo in particolar modo si basa sul concetto che esistano diverse razze di esseri umani. Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Everybody in this room, everybody in the world, falls into a lineage somewhere on these trees. Well, the thing that jumps out at you first is that the deepest lineages in our family trees are found within Africa, among Africans. And what that means is that we originated in Africa. It's written in our DNA. 86% European, 14% Sub-Saharan African. Wait a minute. Just wait a minute. Great! So... This is called statistical noise. Sweetheart, you have a little black in you. Hey, bro. La scienza ha stabilito che il 99,9% dei geni umani è identico, non cambia niente, cambia solo nel 0,1%. In questo 0,1% c'è quello che ci rende diversi fisicamente. La storia dell'essere umano più o meno è questa: tutti gli uomini discendono dallo stesso uomo e dalla stessa donna, una sorta di Adamo ed Eva. Chiunque di noi oggi facesse un esame del DNA, questo esame del DNA lo ricondurrebbe a queste due persone che sono esistite in Africa. Quindi l'essere umano nasce nero. Quando i primi gruppi che escono dall'Africa incominciano a fermarsi in luoghi diversi del mondo, per esempio il primo gruppo che è arrivato in Europa, quando sta abbastanza generazioni in Europa, siccome il clima è diverso rispetto a quello africano, mentre chi rimane in Africa resta nero, chi arriva in Europa muta, cambia, semplicemente si adegua al clima che trova. Questo è nell'arco di generazioni. Quindi la differenza fisica che c'è fra le varie etnie e varie popolazioni del mondo dipende da questo. Ognuna di loro si è dovuta adattare a un clima nuovo. La natura delle razze è di essere differenti. Il buon Padre Eterno ci ha fatti uno giallo, uno bianco, perché il mondo deve essere diverso. Queste differenze fisiche, soprattutto la pelle bianca, nella visione razzista diventano un simbolo di una presunta superiorità razziale, la razza pura. Als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Nel corso dei secoli della storia dell'uomo, conquiste, migrazioni, ci siamo mischiati e rimischiati 1000 volte. Quindi come si fa a cercare una razza pura? E se anche se tu dovessi cercare una razza pura, visto che abbiamo la stessa fonte, puoi cercarla solo tornando indietro. Se torni indietro, torni in Africa. In più, quando il primo gruppo di esseri umani arriva in Europa, ci trova i Neanderthal. E questo gruppo di Neanderthal con questo gruppo di esseri umani hanno delle interazioni. Il risultato di questa cosa è che il Neanderthal si è estinto, però oggi i geni del Neanderthal rimangono in alcuni degli europei vivi oggi. Quindi non sono razzista, non credo nelle razze, ma in un'ottica razzista l'europeo mi parte svantaggiato. Noi, la Padania, bianca e cristiana! Bianca e cristiana!
I primi missionari che approcciano l'Africa, e questa è la visione che hanno, gli occhi con cui guardano l'Africa. Mentre il credo che portano loro è considerato religione, il credo che trovano nelle popolazioni, per esempio africane, è considerata magia. Due cose dalla stessa identica struttura basica vengono giudicate in maniera diversa rispetto alla loro origine o presunta origine, perché anche il cristianesimo non ha origini europee. Istintualmente io vorrei liberarmi di tutti i fastidi di invasioni di gente che ha una cultura purtroppo di gran lunga inferiore alla nostra. Well, you want the ultimate African success story? Look in the mirror. You're it. The reason you're alive today is because of those changes in our brains that took place in Africa. Evidence from genetic data is that the human population around this time, roughly 70,000 years ago, crashed to fewer than 2,000 individuals. We nearly went extinct. We were hanging on by our fingernails. But then, 50, 60, 70,000 years ago, somewhere in that region, all hell breaks loose. Art makes its appearance. The stone tools become much more finely crafted. The evidence is that humans begin to specialize in particular prey species at particular times of the year. The population size started to expand. Probably, according to what many linguists believe, fully modern language, syntactic language, subject, verb, object that we use to convey complex ideas, like I'm doing now, appeared around that time. We became much more social. The social networks expanded. This change in behavior allowed us to survive these worsening conditions in Africa, and they allowed us to start to expand around the world. Non è vero che prima dell'arrivo degli europei non ci fossero culture, saperi, religioni o forme di governo. Pensarla così è stato strumentale per l'invasione, per andare a colonizzare. Nei secoli questa idea di superiorità si è radicalizzata nelle popolazioni europee. Quando questa visione era all'apice del suo successo, i regni europei trovano terreno fertile per andare a colonizzare militarmente l'Africa. Il colonialismo. Se sono persone di serie B, se sono una sorta di animali, le terre in cui vivono sono terre libere e quindi occupabili. Questa è l'idea da cui partono per andare a colonizzare non solo l'Africa, ma tutto. Vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi. Le famiglie come la vostra che vogliono, non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano. Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare. L'Italia arrivò con notevole ritardo rispetto ad altre potenze europee. Al marzo del 1882 risale l'acquisto da parte della società di navigazione Rubattino della baia di Assab, primo passo per le future conquiste coloniali italiane. Io mi chiamo Jonas. Mia nonna è nata durante il colonialismo italiano, era una di quelle credenti praticanti, conosceva la Bibbia a memoria, ha preso il mio nome dalla Bibbia. Jonas sarebbe Giona, è il nome di un profeta ribelle che si ritrova a vivere nella pancia di una balena. E il colonialismo è questo, è vivere dentro la pancia di una balena e nel tempo perdi quello che potevi essere. Generazioni e generazioni, culture, sapere, quello che è arrivato a me è un minimo di quello che poteva arrivare. Non ci sto mettendo un giudizio morale. È un fatto. Quello che eri destinato a essere prende un'altra forma. Cambiano i tuoi desideri, cambiano gli occhi con cui guardi il mondo. Se sei per abbastanza generazioni in un clima, il tuo aspetto fisico cambia e si adegua. La stessa cosa, se una cultura schiaccia per abbastanza generazioni un'altra cultura, quella cultura muta e prende la forma della cultura che la schiaccia, per sopravvivere. Questo è il colonialismo, vivere dentro la pancia di una balena. Ebbi 2 anni di vita all'aria aperta, bella, di avventura, in cui credetti di essere un personaggio di Kipling e di contribuire a fare qualcosa di importante. Poi mi accorsi che non era vero, ma le cose non sono importanti per quello che sono, ma per quello che uno ci mette. E io in quel momento ci mettevo un grande entusiasmo, ebbi 2 anni di vita bellissima, a cavallo, con le tende, i miei uomini, libero, solo perché non rispondevo a nessuno. L'Italia non ha mai fatto i conti con quello che è il suo passato coloniale. Nell'idea degli italiani, in quei pochi che si ricordano cos'è il colonialismo, è rimasta un po' questa cornice romantica, ma in realtà di romantico ha avuto poco e niente. I confini odierni dell'Eritrea sono gli stessi confini
della colonia eritrea. In Eritrea vivono 9 etnie. Nell'area della costa queste etnie erano sotto l'occupazione degli ottomani, che poi diventeranno egiziani. Invece nella parte dell'altopiano, entrando dentro l'Africa, erano sotto l'occupazione degli etiopi. Quando l'Italia avanza e conquista terreno, quelli che scaccia sono i governatori ottomani da una parte e etiopici dall'altra parte. Una volta scacciati questi governatori, i capi clan delle varie etnie provano a smarcarsi dall'esercito italiano, ma sostanzialmente perdono. Alcuni vengono uccisi e neanche seppelliti, così da non diventare un simbolo. Altri vengono messi nel campo di concentramento di Nokra, che è stato progettato da un italiano. È una mini Alcatraz che c'è in territorio eritreo, ma su un'isoletta. Alcuni quindi hanno provato a smarcarsi dall'esercito italiano e non ce l'hanno fatta e sono morti. Gli altri provano a trovare un nuovo equilibrio in cui vivere. Nella mia etnia, che è quella dei Tigrinya, i capi clan si chiamavano Kentiba. Durante la presenza degli italiani, i Kentiba saranno una sorta di governatori del proprio territorio, giurando fedeltà al re, quindi sotto la bandiera italiana. Questo equilibrio viene rotto dall'arrivo del duce del fascismo. Tutti voi nativi che vivete nella colonia eritrea dovete sapere questo: nelle zone private per gli italiani, in bar o cinema, non possono entrare i neri. Ogni indigeno non può frequentare più della quarta elementare. In quarta elementare deve conoscere bene la lingua italiana, le 4 operazioni di matematica, più deve conoscere la storia dei più importanti personaggi italiani. La bandiera italiana tricolore dovete salutarla alzando la mano destra e ognuno di voi deve essere pronto per servirla. Questa visione razzista più marcata e più definita incomincia ad arrivare anche in Eritrea e questo crea dei malumori fra gli eritrei. Un boato. 2 giovani studenti di origine eritrea scagliano 8 bombe a mano tra la folla e all'indirizzo dei gerarchi. 7 morti, una cinquantina di feriti, fra cui lo stesso Graziani. Quando finisce la seconda guerra mondiale, nell'Africa finisce il colonialismo, gli stati africani sono liberi e indipendenti, tutto molto bello. Però cosa succede? L'ONU, che poi sono le potenze europee, decidono che i confini dell'Africa, che sono confini fatti a tavolino dai colonizzatori ed erano fatti in base non all'etnia, alle popolazioni e alla cultura della gente africana, ma erano fatti rispetto alla potenza del colonizzatore. Se il colonizzatore era più grosso, aveva più terreno. Questi confini devono rimanere immutati. Questo perché? Perché deve rimanere l'identità di quegli stati. Se io ho educato un posto per abbastanza tempo e l'ho educato come dico io, poi è facile appropriargli il mio sistema di vedere le cose, la mia visione. Questa visione ha permesso a tutti gli stati africani di contrarre un debito, nonostante l'Africa sia ricca e sfondata. In questo nuovo mondo, senza catene, razzismo e così via, il debito è una nuova forma di controllo. L'unico che proverà a smarcarsi sarà Thomas Sankara, che era il presidente del Burkina Faso. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Dopo 2 mesi che ha fatto questo discorso verrà ucciso. Perché noi conosciamo la Shoah? Perché c'è stato il processo di Norimberga.
In questo processo si sono accertati dei fatti ufficialmente ed è stato anche un processo culturale. Per il colonialismo e le atrocità che sono successe in Africa non c'è stato un processo. E questo è fondamentale per capire l'Africa di oggi e per capire anche il razzismo che c'è oggi. Un processo a delle atrocità non serve solo per condannare chi ha fatto quelle atrocità, per conoscerle, per processarle mentalmente e capire che conseguenze hanno certi pensieri. Il processo per l'Africa non c'è stato. È come se mancasse un pezzo di storia che nessuno ricorda più. Anche se ormai è provato scientificamente che le razze non esistono, resiste ancora questa visione oggi nel mondo. La forma classica in cui si manifesta questa visione è il tipico negro di merda. Il giorno che arriverà il signor Obama, che è un negro, detto francamente. Cosa vuole dire quando uno mi dà del negro? Negro chi era? Negro era lo schiavo, la razza negra. I primi negrieri, i primi schiavisti europei erano i portoghesi. Negro vuol dire nero in spagnolo. Quando uno mi dà del negro vuole togliermi umanità, mi sta dicendo che non sono umano quanto lui. Tipo Ba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. E va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree. Chi vuole annullare il razzismo come concetto, secondo me non dovrebbe essere antirazzista. È come creare uno specchio perché loro esistano. Ma quanto è razzista e xenofoba questa Lega, parlo del 1990. Un po', non lo nascondo, ci abbiamo marciato su questo. Ultimamente si usa la parola razzista per annientare la persona. Razzista pezzo di merda, no, razzista muori. Ma come razzista muori? Quel razzista muori mi sa tanto di negro muori. Non parlo delle parole perché sono parole sicuramente diverse. Parlo di quello che ti muove dentro quando lo dici, l'intento con cui dici quelle parole. Se uno si sente tranquillo nel pensare che il mondo è diviso in razze e questo lo tranquillizza, come fai a obbligare una persona a non essere razzista? Non è fattibile. Quello che bisogna fare è istruirsi alla non violenza. Chiunque faccia violenza di qualsiasi genere usando la razza come scusa, bisogna accusarlo di violenza. Le idee nascono per essere libere. Io posso pensare a quella minchia che mi pare, che sia giusto o sbagliato, non è importante. Nessuno può impedirmelo, che sia giusto o sbagliato. Se uno pensa che io sono un negro e sono inferiore, sono cazzi suoi. Se uno ammazza qualcun altro perché è razzista, è pericoloso, non perché è razzista, ma perché collega la violenza a quel concetto. Chiunque sia razzista nel 2015, se è adulto, è un adulto capriccioso. Se è un ragazzo avrà modo di crescere e di capire. Blacks, they still live in the jungles of Africa, they come over here. White people teach these people, they didn't create anything over here. They just followed us, we taught them. Mike, why is violence necessary? Violence is necessary when it's brought to us. And we've had people come at us with bats, knives, and stuff like that. Why? Because we were white. First and foremost, I'd like to express, absolutely from the bottom of my heart, I apologize for how we were on your show because we were rude, we were arrogant, we were disruptive and hateful. And I apologize first and foremost to you just for the evil that we experienced. Apology accepted. And Mike, where were you in your life at that time? What do you think when you see yourself on that tape? It really brings tears to my eyes. Really? So, Really? yes, so that kid was lost. Mm. Quando finisce la seconda guerra mondiale, l'Italia perde. Gli italiani tornano nei confini nazionali. L'Eritrea per 9-10 anni vive sotto il governo inglese. Poi l'Eritrea diventa una regione federale dell'Etiopia con il patto che poi si sarebbe staccata, che avrebbe ottenuto man mano la sua indipendenza. Invece nel tempo l'Etiopia si mangia l'Eritrea e la priva della sua indipendenza. Qui nasce la guerra di indipendenza dell'Eritrea che durerà 30 anni. Sono nato nel 1983 ad Asmara in Eritrea, però in un'Eritrea etiopica. Nel 91 siamo alla fine dei 30 anni di guerra per l'indipendenza e quando questa guerra si avvicinava sempre di più ad Asmara, la capitale, mio padre ha preso me e mio fratello e ci ha portati in Italia.
La notte tra il 23 e il 24 maggio del 1993 è nata la Repubblica dell'Eritrea, dopo 30 anni di guerra di liberazione. La più lunga guerra dell'Africa. La più lunga guerra dell'Africa. Gli eritrei riescono a riprendersi l'Eritrea con le armi. Io quindi con l'indipendenza dell'Eritrea divento di nazionalità e cittadinanza eritrea. Io da 8 anni a 32 che ne ho adesso li passo in Italia. Dopo 24 anni, nonostante io abbia una formazione scolastica italiana, anche prima di arrivare qua, io ho sempre frequentato le scuole italiane in Eritrea, nonostante qui abbia formato la mia identità, è riconosciuto il mio essere eritreo, ma non è riconosciuto il mio essere italiano. Questa cosa dell'essere italiano o eritreo ha decisamente plasmato la mia identità. Cosa vuol dire appartenere a una nazione? Visto che le nazioni non esistono, cioè non esistono in natura, sono delineate per convenienza, cioè per questioni politiche, tutta roba inventata. Non è questione di genetica o chissà cosa, non siamo razze differenti. Un italiano, non, se vai a vedere i suoi avi, più indietro vai più intrecci vedi. Quindi non è una questione genetica. Far parte di una nazione vuol dire accrescerla in qualche modo, far parte di una società e dare il tuo contributo. Può essere, che ne so, può essere economico, può essere sociale, qualsiasi cosa. Comunque dare qualcosa alla nazione. La mia Italia, madre e matrigna. Che cosa hai voluto mettere in evidenza con questo lavoro, insomma? Volevo raccontare com'era la vita di uno pseudo italiano, cioè di uno che si sente italiano perché è cresciuto in Italia, però legalmente non è italiano, i documenti sono quelli di uno straniero. E volevo raccontare com'era. E com'è? Psicologicamente è pesante, perché non ti senti riconosciuto, non ti puoi esprimere in molte cose, non puoi fare tante cose che tanti altri ragazzi italiani possono fare. Che sono eritreo è sicuro al 100%, ma se ho passato 8 anni in Eritrea e ne ho passati 24 in Italia, sono eritreo, ma sono anche italiano. Dipende il luogo in cui nasci? Allora, sono eritreo o sono etiopico? Dipende quello che forma la tua identità, allora sono in percentuali diverse etiopico, eritreo e italiano. Ma posso essere italiano senza essere riconosciuto come un italiano? Nella cultura eritrea il cognome di una persona è fatto da circa 7 nomi. Sono i nomi dei padri che hanno preceduto quella persona. Cioè io mi chiamo Jonas, Tesfa Michael, Welde Dawit, Tosfu, Genai, Bahre Negassi, Zemedai, Kentiba Welde Dawit. Sono i padri delle generazioni che mi hanno portato ad esistere. Jonas sono io, Tesfa Michael è il mio cognome, ma è il nome di mio padre. Quindi l'identità di una persona è legata a quella dei suoi padri, almeno degli ultimi 7. Io ho provato ad andare un po' oltre. Esiste un progetto che tramite il tuo DNA riesce a tracciare praticamente le varie tappe dei tuoi avi. Io decido di partecipare a questo progetto per definire meglio chi sono, per allargare la visione su quello che è la mia identità. Minchia, sono emozionatissimo. Ci siamo? Esplora i tuoi risultati. No, aspetta, forse non sono proprio i miei. Non ci credo. 2,1% Neanderthal e 2,2% Denisovan.
al 2%, al 2,1% Neanderthal. Ok. Cioè non sono razzista, non credo nelle razze, ma in un'ottica razzista l'europeo mi parte svantaggiato. Cioè io ho perso in entrambi i casi. C'è pure un'altra. Adesso c'è l'altro risultato. Dice 44% mediterraneo, 35% africano subsahariano, 12% asiatico sud-ovest e 7% sudafricano. È reagito peggio di quello che gli hanno detto che aveva del nero lui quando hai visto Neanderthal. No, deve esserci stato un errore. Questo non è il mio detto.